Ci sono voci che girano su certi paesi, ma non si sa quanto siano vere. A volte suonano così assurde da sembrare frutto della fantasia. Altre volte sono reali e legate ad antiche tradizioni. In ogni paese ci sono usi e costumi diversi ed è proprio questa la parte bella del viaggio, ma è anche quella più complessa da capire perché richiede uno sforzo in più. Una domanda che ci è stata fatta spesso sul Vietnam è vero che si mangiano i cani? Oggi vogliamo parlare proprio di questo. No, non è vero. Oggi vogliamo parlare anche di questo, ma non solo. Stiamo esplorando il Vietnam da qualche settimana e stiamo entrando sempre più nel vivo del viaggio. Dopo il delta del leggendario Mekong e la costa sud, è arrivato il momento di vedere cosa succede nell'entroterra. Saliamo quindi di quota e in un certo senso liberiamo anche la mente. Pronti a scoprire un altro lato di questo paese? Qui si studia l'itinerario di oggi. Bella lunga oggi. 120 km. 119 per l'esattezza. Però sembra bella, guarda, c'è un lago lì in mezzo. Si passa tra i monti, i laghi e si va in mezzo. Si sale oggi, lasciamo il mare. Ultimo controllo veloce alla stanza per vedere che non abbiamo dimenticato niente. E infatti stavano rimanendo qua gli ultimi dragon fruit. Dopo che ne abbiamo regalati un po' e mangiati altrettanti, siamo pronti a partire. Non c'è più nulla. Spegniamo la luce e andiamo. Caschetto stretto. Pronti? La Gioconda è pronta, abbiamo caricato tutto. Aspetta che cade il mio casco, lo recupero. Oggi giornata di sole, splende il sole, il cielo azzurro, c'è anche un bel po' di vento. Speriamo che oggi ci vada bene, non abbiamo il vento contro. E intanto la Gioconda romba, sentila. Ma ci vuole una canzone rock and roll. Everybody out in the world, stop messing around. Calling all you freaks and nerds, you're just missing what you want. Abbiamo il vento contro, anche oggi. Abbiamo già trovato la nostra dose quotidiana di caffeina. Come nero, va come nero. Scurissimo, scurissimo. Qui a questo banchetto della signora, a lato della strada, abbiamo fatto 2 chilometri da dove dormivamo, ci siamo fermati subito. Ci vuole. Ci siamo dovuti fermare un attimo perché di fronte abbiamo questo spettacolo. Allora, in tutta questa zona le piantagioni di frutto del drago si alternano alle risaie. Bellissimo colpo d'occhio perché il verde del riso è bello intenso e forte, ma poi c'è anche nell'aria un profumo che è difficile da descrivere, ma che noi associamo proprio a questa parte di mondo. Si sente mentre attraversi le risaie. Il livello di silenzio che c'è in questo momento, anche il vento è un pochino più tranquillo e noi andiamo sempre verso le montagne. Piccolo problemino con la Gioconda, la strada disconnessa ha fatto saltare il bullone che teneva qui, dove c'è quello che copre la catena. È caduto, ovviamente il bullone è impossibile da ritrovare su questa strada, l'abbiamo perso da poco perché comunque andavamo piano. Quindi Paolo sta dando un'occhiata, ma è impossibile, quindi dobbiamo trovare un modo per agganciarlo finché non troviamo il primo meccanico che ci dà una mano. Il MacGyver della bassa. Anche là, neanche per scherzo. Una follia del genere. Abbiamo messo questa corda che è quella con cui stendiamo i panni. Ecco, quindi è molto importante, ecco. Giusto per tenerla su, evitare di perderla completamente mentre andiamo. Ci siamo fermati dal signore qui. Allora gli sta spiegando. Il signore ci ha detto di seguirlo, ci accompagna lui. Tanto questo è il rumore che fa. In mezzo al nulla è comparso comunque un meccanico.
Adesso togliamo il nostro accrocchio con la corda e vediamo se riusciamo a trovare. Tra l'altro non c'è nessuno, c'è solo una signora là seduta. Hanno smontato tutto il copricatena perché si era piegato un pezzo, quindi l'ha sistemato e adesso rimonta sia la parte sopra che quella sotto. Ovviamente queste cose succedono quasi sempre nel bel mezzo del nulla, dove non c'è niente. Vedete, guardate attorno a noi, il paesaggio è questo, sono tutte campagne e colline. È uscito così come un miraggio, poi compare un negozio. Molto bene. Tutto sistemato, siamo pronti a ripartire. L'intervento è durato 10 minuti, 80 centesimi il prezzo del meccanico. Very good. Aria fresca! Salita dell'8% per 400 metri. Qua ci dice di rallentare, diciamo. Questa è proprio velocità viagina, siamo in seconda. Stiamo andando a 20 all'ora. Ce la prendiamo comoda, anche sulla Gioconda. Abbiamo trovato la signora che ci fa 2 panini con l'uovo. No, ok. Senza piccante, con l'uovo, ok. Salsa di soia. Eccoci qui, il nostro pranzo è servito nel foglio coi compiti di qualcuno che stava imparando l'inglese. Anche i fazzoletti sono dei pezzi di carta. Sì. Comunque mi sono buttato nell'assaggio della polpetta vietnamita. E com'è? Saporita. Sì. Secondo me è fatta di maiale. Allora, ancora un attimo di relax ragazzi prima di ripartire. Noi stiamo andando verso Bao Loc, è un paese nell'interno del Vietnam, in mezzo alle montagne, a 850 metri sul livello del mare, quindi si sta anche freschi. Però siamo ancora a 60 km dall'arrivo, quindi sarà ancora abbastanza lunga. Ne approfittiamo adesso per aggiungere un po' le spese sui nostri file, perché sapete che noi teniamo sempre traccia di tutte le spese che facciamo. Per esempio Angela, adesso a che punto siamo? Allora, oggi, compreso il caffè, il pranzo, la benzina che abbiamo fatto e il meccanico, siamo a 5,90 €. Ieri che siamo stati fermi, quindi non ci siamo spostati tanto, se no nella zona ne abbiamo spesi 14,40 €. Sì, però se ti muovi comunque spendi 2 euro di benzina. 17,85 infatti, il giorno prima per fare tutti i chilometri. Quindi ecco, sì. Più o meno in media adesso siamo sui 18 € in due. Oggi viaggiare è una goduria, facciamo una pausa in questo spiazzo, c'è anche il signore che è venuto a farci compagnia, lui sta trasportando tutte queste belle taniche bianche. Ah, hello! Xin chào! Name? Xin chào. Xin chào! Your name? Germany hay là USA? Paolo, Paolo. Ba Lan à? Paolo. Angela. À, Your name? Phương. Fun. Phương trời. Fun come Cielo. cielo. Cielo, va bene. Piacere, cielo. Stavo dicendo che appunto è una giornata bellissima oggi. Tra l'altro guardate il panorama che c'è. L'arietta è fresca, il sole è bellissimo, gli incontri fantastici. Angela? Sì, mi sto divertendo un sacco oggi. Per il panorama, allora il dolore alla schiena è quasi passato. E il ormai. fondo schiena? Quello è quasi a posto, Dai, direi. vedi, Non lo vedi. considererei Ci più un stiamo problema. abituando, Ci siamo confermo. abituati. Poi la strada è bellissima, curve, fare le curve in moto è un'altra cosa, ti diverti molto di più. E comunque c'è questo panorama, quindi ti guardi attorno, vedi verde, colline, montagne, poi questi laghi. È già il secondo che passiamo così. Sono tutti frastagliati con le isole in mezzo. No, è bellissimo. Poi questo colpo d'occhio del verde, c'è un sacco di verde oggi. Che assetto comunque il signore, amabile.
chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through. Guardate qua ragazzi, qua fanno asciugare e seccare il caffè. Ci sono i chicchi proprio del caffè che sono qui ad asciugare. Caffè, caffè. Siamo entrati in casa della signora, nel suo giardino, così. Ci siamo fermati un attimo perché abbiamo visto sta distesa di palline, allora abbiamo voluto dare un'occhiata. Siamo ormai a 10 km dall'arrivo. Abbiamo parcheggiato la Gioconda. Mi stava venendo biagino. Abbiamo parcheggiato la Gioconda. Abbiamo cominciato a camminare a piedi lungo questa strada ripida, sterrata. Però a quanto pare siamo gli unici che non se la fanno in motorino. Sì, la fanno tutta la motorino. E noi invece a piedi. Tra l'altro abbiamo appena visto un serpente che si mangiava un topolino. Quindi adesso sto passando tutto il tempo a guardare per terra io. È bello lungo, magro ma molto lungo. E si mangiava questo topolino grande così. Era talmente lontano che era impossibile da riprendere. Però l'abbiamo visto bene. Comunque, adesso siamo a qualche metro da un tempio che sembrerebbe molto. La cosa bella però di farselo a piedi è che passiamo proprio in mezzo alle piantagioni di caffè. Guardate, questi qua sono tutti gli alberi con tutti i chicchi di caffè rossi. E proprio dietro invece c'è il tè. Siamo entrati dentro l'area del tempio, nel giardino che porta proprio fino al tempio che è in cima alla collina e ci sono tutte queste zone. Ok. Di meditazione. Sì, non c'è nessuno però. Guardate che bello, dietro a questo gruppo di canne di bambù ci sono dei vasi e delle palle blu e in fondo la statua del Buddha in posizione seduta proprio sotto la roccia. Appena abbiamo messo piede qua ci è sembrato di esserci catapultati direttamente in Giappone. Sì, questa pagoda è stata costruita in stile giapponese, no? Si vede nell'utilizzo del legno scuro, ci sono tutti i bonsai, ma la cosa migliore, più bella e più affascinante è questa terrazza, è chiamata la Porta del Paradiso. Non serve neanche spiegare perché vedete la vista che c'è su tutta la vallata di Baoloka è spettacolare, dà questo effetto. Vedete la signora che c'è davanti sotto quel tori proprio lì, dà quest'idea, no? Che le persone non possono attraversarlo, ma le anime che sono libere sì, quindi è come se fosse una porta verso il paradiso. Sì, questo è vero, ma in realtà lì c'è un vetro, Sì, quindi per comunque non sicurezza. posso attraversarlo. Da questo lato invece c'è, vedete qui, la faccia del Buddha, la testa del Buddha qui fuori, e all'interno della sala del tempio c'è poi un'altra statua sempre del Buddha. C'è una pace, una tranquillità uniche qui, ragazzi, se non fosse per i giardinieri che stanno tagliando l'erba, che è Piccola nota. l'unico piccolo dettaglio. In questo posto sperduto qui in Vietnam la signora ci sta sì? facendo vedere quando è stata a Roma. 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 Beautiful. Oh, very nice. Very nice. Piazza San Pietro. My dream go here. Ah. Praise.
salire nella parte del tempio, ovviamente ci si tolgono le scarpe. È stato bello incontrare anche la signora che ci ha dato un paio di dritte sulle cose da vedere qui nella zona. Lei faceva il medico Ho Chi Minh, ma un medico di agopuntura, e quindi ci ha fatto vedere il suo insegnante che ha fatto il giro dell'Italia, dell'Europa, che le mandava le foto, sì. L'agopuntura. Molto interessante. Infatti ho detto medico tradizionale di agopuntura. Potevamo chiedere una consulenza anche per Angela. Per la schiena dopo la moto. Arrivati nella nostra stanzetta di oggi giornata bella intensa, ma che bella stanza, super pulita. E io ragazzi adesso per un attimo mi butto. Buongiorno, nuova giornata, abbiamo già preparato lo zaino, siamo quasi pronti a lasciare questa stanza e tra l'altro ieri sera eravamo talmente stanchi, non ci siamo neanche accorti che era un motel. Questo è un motel, vedete, è fatto proprio in stile americano, con la corte dentro dove si entra, si parcheggia, solo che non ci sono abbastanza posti per parcheggiare la macchina, perché ci sono pochi spazi e infatti la maggior parte viene in motorino. Diciamo che è un motel americano wannabe. Wannabe, esatto, anche perché è frequentato da famigliole, c'era un bambino che piangeva stamattina. Posso far vedere una cosa? Certo. Una dotazione che non è mai di serie, ma qui è di serie. Giusto, è un motel. Stamattina colazione con vista davanti al laghetto di Bao Loc. Com'è questo caffè Suada? Eccellente. Fuori dal nostro motel all'americana c'era anche una pasticceria alla francese, un banchetto, e c'erano anche queste bellezze. Tortine al cocco dovrebbero essere. Vai, apri. Tutto il cocco c'è dentro. Cocco? Assaggio? Vai. Dici se è fresca? No, non è fresca. Comunque siamo venuti qua, abbiamo detto bello, tranquillo, no? Ci rilassiamo, ma in realtà stanno facendo i lavori qua dietro. È una costante vietnamita, ci sono lavori sempre. Abbiamo detto che ci saremmo spostati, ma in realtà soltanto di hotel, perché il motel di stanotte, oggi che è sabato, è pieno. Quindi ci spostiamo e poi andiamo a fare un giro anche a Bao Loc, vediamo un po' com'è questa cittadina che è assolutamente fuori da tutti gli itinerari turistici. Comunque non so se si vede questa bronzatura da muratore, mamma mia, si incredibile, vede, guarda lì il collo tutto bronzato e sotto bianchino. Anche qua. Come muratur vietnamita, come detto appunto, anche qui la tradizione della muratura è molto forte. La muratura. Questa è la nostra nuova sistemazione, qui c'è la Gioconda parcheggiata, è molto più rustica ma anche molto più local, siamo infatti nella casa dei signori qui. Questo è l'ingresso con il soggiorno, con il tavolone di legno e la credenza tipica, e di qua c'è tutto il corridoio, là in fondo c'è la signora e questa è la nostra stanza. Molto più rustica però semplice, pulita, quello che ci serve c'è, perfetto, vediamo il letto. Oh, è morbido, meno male, bello comodo. Comunque sapete che noi cerchiamo sempre di prediligere questo tipo di accommodation, questi posti per dormire che sei a casa delle persone, e quindi se possiamo scegliamo anche questi, ma stiamo facendo un po' tutto, no? Sia gli hotel o i motel che questo tipo di sistemazioni. Un succo di canna bello dolce per affrontare un argomento salato, amaro, difficile. Che collegamento ragazzi, proprio finissimo questo, per pochi intenditori. Perché qui a Bao Loc abbiamo visto qualcosa che insomma ha scatenato in noi una reazione e anche una voglia di approfondimento, ed è il momento di affrontare questo argomento ragazzi, e questo è il momento giusto. Ce l'avete chiesto in tanti, in realtà sono arrivati vari commenti su questa cosa e la domanda è: ma è vero che in Vietnam mangiano i cani? Allora la risposta è sì ma no. Adesso spieghiamo meglio questa cosa, però prima alcune immagini di quello che abbiamo visto prima passando in motorino per le strade di Bao Loc.
ragazzi, anche se queste cose le sai che accadono qua in Vietnam, vedere un banchetto con la carne di cane fa un certo effetto. Sì. Allora, inutile nasconderlo, fa un certo effetto. Fa un effetto forte vedere una scena del genere. Poi soprattutto perché non siamo abituati a vedere una cosa del genere. Siamo abituati in Asia a vedere questi mercati dove c'è tutto esposto così, ok. Ma vedere questo animale, poi soprattutto perché siamo legati a una questione affettiva, soggettiva, no? Sì. Abbiamo avuto i cani, adoriamo i cani, sono il nostro animale da compagnia preferito, no? Però è soggettivo, cioè è il nostro modo di vedere le cose. Quindi, ok, la reazione, primo impatto, poi però bisogna fare, secondo me, dei ragionamenti. Sì. Capire e informarsi. E fare un passo oltre anche, no? Mettere un attimo da parte tutte le nostre convinzioni, le nostre certezze e andare un po' a vedere più nello specifico il perché di questa cosa. Allora in questi giorni ci siamo messi un po' anche a leggere, no, di questa questione. È vero, non è vero? È vero perché l'abbiamo visto, al mercato appunto lo vendono. Però c'è un però, perché questo è legato in realtà a un momento storico particolare del Vietnam, che è stata la guerra del Vietnam. Una guerra pesantissima che ha fatto moltissime vittime e che ha procurato una carestia nel paese gigantesca, di proporzioni immani. Quindi non c'era più cibo sostanzialmente, quindi anche gli animali come i cani e in alcuni casi anche i gatti sono diventati il cibo delle persone che non avevano nient'altro da mangiare, quindi erano l'alternativa era morire di fame. Vabbè, anche in Italia sono vissute cose simili, sì, durante esatto. la guerra, Esatto. quindi sono situazioni estreme, Sì. e in questo caso, nel caso della guerra del Vietnam, anche molto recenti, nel senso che sono meno di 50 anni appunto, e quindi ancora certe cose insomma sono entrate in un certo senso nella tradizione, nella cultura, nelle abitudini più che altro. Esatto. Però insomma si sta facendo anche un passo adesso, dopo tanti anni, Sì. che è quello appunto di evitare il consumo di questo tipo di carne. Quindi siamo in un momento fondamentalmente di passaggio, perlomeno questo è quello che abbiamo trovato informandoci, no? E quindi è una tradizione che c'è ma che sta anche scomparendo. Sì, allora innanzitutto non è una cosa così diffusa come uno potrebbe pensare, non è che vieni in Vietnam e rischi di mangiare la carne di cane al ristorante, quello no. Assolutamente no, è venduta solo in alcuni posti, in alcuni ristoranti, e tra l'altro la maggior parte dei vietnamiti in realtà non la consuma più, anzi è contrario a questa cosa per quello che dicevamo, cioè che hanno il cagnolino in casa spesso, che se ne prendono cura, che sono super curati. Sentite il cane in sottofondo, piene. sono animali da compagnia, sono barboncini e poi vengono anche coccolati, sì, molto coccolati. tantissimo. Ci sono i negozietti dove si fa la toilettatura per farli bellini, cioè sono proprio come da noi, normalissimo, come da noi. Però questa noi. cosa è piuttosto recente in Vietnam, nel senso che è una cosa che è arrivata quando il Vietnam si è aperto anche all'esterno, no? Perché è una tradizione più estera che hanno, diciamo, importato, e infatti la maggior parte dei cani che tengono in casa come animali da compagnia non sono cani di vietnamiti, ma sono cani esteri che vengono importati. Ci sono un sacco di barboncini, non lo so, quelli col muso schiacciato che non mi ricordo come si chiamano, comunque sono animali da compagnia sostanzialmente. E adesso in molti, siccome hanno questa cosa di avere un animale da compagnia come il cane, stanno cercando di evitare, di fare in modo che finisca anche quello che è legato al consumo di carne di cane, che però è anche legato a una tradizione che è entrata nella cultura del paese. Secondo una tradizione infatti si dice che mangiare la carne di cane alla fine del mese o alla fine dell'anno, fa strano sentire ste robe, sì, mamma mia, sarebbe di buon auspicio, cioè toglie la cattiva sorte. E quindi questa è una tradizione che c'è molto antica, che si portano avanti ancora oggi, e quindi chi la mangia sostanzialmente lo fa per questo motivo, ma anche perché piace molto, a quanto pare il sapore piace molto, soprattutto dicono accompagnato da vino o liquore. C'è questa accoppiata che dicono. Allora, io direi due cose. Sì. Allora, ricordiamoci che ci sono tradizioni che sono normali. Per esempio da noi è normale il cavallo, è normale il maiale, è normale il coniglio, che sono la mucca. Il coniglio è anche un animale da compagnia, sì, che uno si mette in casa, e nel senso è quasi la stessa cosa. È come chiedere a un indiano: secondo te cosa ne pensi del fatto che noi ci mangiamo tutte le mucche del mondo, sì, mentre voi le adorate?
credo che anche un indiano faccia molto 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 strano. Ma anche, cioè, facendo appunto questa ricerca su questo aspetto della cultura vietnamita, è venuto fuori che ad esempio ci sono moltissimi americani che non concepiscono assolutamente che si possa mangiare il coniglio, perché per loro il coniglio è un animale domestico, come per noi il gatto o il cane. Quindi per loro l'idea che in Italia da noi si mangia il coniglio alla cacciatora, Coniglio alla pulenta, con la pulenta. esatto, è una cosa folle, impensabile, no? Allo stesso modo a noi risulta impensabile questa cosa che si fa in Vietnam. Quindi lo stesso livello, quindi il passo qui da fare è bello grosso, nel senso Sì. che bisogna cercare di mettersi è nell'ottica che noi abbiamo questo dell'altro- rapporto con il Sì. migliore amico dell'uomo, no? E questa cosa ci mette proprio in difficoltà. Quindi, reazione ci sta all'inizio. Poi bisogna fare il passo di capire. Sì, Poi bisogna anche guardarsi in casa esatto, e capire soprattutto. che nessuno è innocente, perché, Esatto. perché è innocente solo chi veramente non evita qualsiasi consumo di esseri viventi, Esatto. qualsiasi. Tutti gli altri devono fare questo passo Sì. ed è giusto che sia così. Ed è anche giusto che ci sia anche l'accettazione di culture diverse dalla nostra, perché è il bello del viaggio questo. Cioè, la cosa bella è che nel mondo ci Sì. siano popolazioni, culture, tradizioni differenti e che nessuna prevalga sull'altra con la scusa di presunte superiorità da parte degli Esatto, uni o degli altri. Esattamente. Quindi è proprio il bello del viaggio ed è importante fare secondo me questo passaggio, ed è la cosa più bella che il viaggio ti può insegnare, questo di appunto vedere che cosa succede fuori da casa tua e capirlo. Capirlo non vuol dire però che noi siamo d'accordo con questa Ovviamente, cosa. chiaramente, Ovviamente, cioè, chiaramente. non è che ci vedrete Beh, che ovvio. mangiamo. Era la cioè, prima cosa che ho detto. è ovvio. Però sicuramente se uno arriva già con l'idea che quello che sa e quello che conosce è perfetto, giusto, Ed è non è migliore degli sbagliato, è altri, migliore degli altri, allora già parte svantaggiato nell'esperienza del viaggio proprio. Questo vale per tantissime cose, per tutto in realtà, per tutto quello che c'è nel mondo, perché per fortuna, e noi di questo diciamo sempre una grande fortuna, siamo tutti così diversi, perché se fossimo tutti uguali sarebbe una noia mortale, veramente. Ok ragazzi, ufficiale, questo sarà un video delle robe strane che succedono in Vietnam. Per esempio in questo momento siamo in un tempio differente, a parte che c'è questa statua del gatto, quello cinese Quello che muove portafortuna. il braccetto che c'è all'ingresso dei ristoranti, dei negozi in genere. Poi lì dietro c'è una pagoda con diversi dragoni su tutti sopra, sui lati. C'è un Buddha felice, bello spaparanzato lì di fronte. Ma la cosa particolare di questo tempio è che è un tempio dedicato al tè. Infatti siamo venuti su queste colline di Bao Loc, di fronte a questo bel lago, proprio per vederlo, e di fronte a noi, quindi di fronte anche al tempio, c'è questa piantagione di tè. Tra l'altro è appena arrivato un ragazzo che ci ha offerto il tè, ci ha detto di andare a sederci lì, che adesso ci portano il tè che viene offerto a chiunque venga a visitare questa pagoda. E adesso assaggiamo il tè che è fatto proprio con le foglie delle piante di tè che ci sono qui sotto. Dico tè 30 volte in questa frase. Comunque lo versiamo in queste bellissime ciotoline molto giapponesi con i fiori disegnati sopra. È molto chiaro come colore, quindi credo che sia tè verde. Adesso lo assaggiamo. C'è anche la musica in sottofondo. Quanto è bella sta cosa. Angela, si fa questo? No, Facciamo. facciamo lo stesso. Forte. Oh. Molto forte, sì, non lo diresti dal colore così chiaro, però è bello intenso il sapore. Diciamo che non è il tè all'inglese questo, mi sa che è un tè verde tipo tè verde. Ha un retrogusto un po' spinacioso, No, Poco è poco. caratteristica proprio del tè verde, quello bello intenso, sa un po' di erbe, diciamo. Ci
ci abbiamo pensato un po' se parlare o meno di questa questione del consumo di carne in Vietnam, perché sappiamo che è un argomento comunque spinoso e in qualcuno suscita delle reazioni molto forti, possiamo capirlo perfettamente, però ci sembrava che non parlandone ottenevamo l'effetto contrario, cioè rendevamo ancora più grosso questo elefante nella stanza, chiamiamolo così. Invece parlandone possiamo anche spiegare meglio la questione e andare a vedere come in realtà nella nostra testa ci sono animali di serie A che sono quelli intoccabili, che sono cucciolosi, coccolosi, e animali di serie B invece che si possono tranquillamente mangiare perché magari sono brutti, puzzano, che è una questione folle se uno ci pensa, ma se ci pensa bene a fondo in realtà lo facciamo anche tra noi umani, soprattutto in questo momento storico è evidente, ci sono popolazioni di serie A e popolazioni di serie B, per cui per alcune ci si dispiace di più, per altre sono solo numeri e non ci interessa molto. Quindi vista in questa ottica abbiamo rivisto anche la questione appunto del consumo di carne e abbiamo deciso di parlarne all'interno di questo video, che si mostra un po' tutti gli aspetti di questa cultura vietnamita, che non è solo quello, anzi quella è una piccolissima parte che sta quasi scomparendo. Tutto il resto invece è quello che abbiamo visto anche in questi giorni, i templi, la gentilezza delle persone, l'accoglienza, questi paesaggi pazzeschi. E niente, quest'altra grande bellezza, no? Si parte da un banchetto e si arriva un po' a conclusioni su tutto ciò che è il nostro mondo, il mondo in cui viviamo e le ingiustizie che vediamo tutti i giorni. Quindi niente, un finale un po' così, un po' amaro come il tè che abbiamo bevuto da questa bella piantagione, e noi vi salutiamo, ci vediamo al prossimo video. Se volete iscrivetevi al canale, ci vediamo come sempre lunedì, mercoledì e venerdì alle 13 in premiere. Un bel abbraccione di gruppo, alla prossima! Alla prossima ragazzi! Ciao!